Cari amici, oggi vi propongo la confezione di una bella giacca che servirà nella prossima primavera. È una giacca molto calda, fatta con un punto semplicissimo, e ora andrò a spiegarvi come è composta e il materiale che mi servirà per la confezione. Io confezionerò una taglia SM, ma è una giacca semplicissima per quanto riguarda l'aumento della taglia, perché basterà aumentare del punto base, che è un multiplo di 3, e non ci sarà nessun problema. Per la realizzazione di questa giacca io ho utilizzato una lana che avevo fatto la recensione tempo fa. Mi era sembrata una lana un po' rigida, ma lavorandola con un numero 7, trovando un modello e un punto giusto, è risultata una giacca, sta risultando una giacca molto bella. Spero si veda i colori. È un azzurro cielo molto delicato, molto chiaro. Ora provo a cambiare la luce perché non vedo. Vediamo con le diverse luci se per caso cambia e si vede meglio la tonalità. No, riportiamo, quindi ecco qua. Allora, questa è una lana della Ice Yarn, si chiama Alpaca Air Glitz, ha una grande percentuale di metallizzato, infatti c'è un 20% di metalli lurex, alpaca, merino e acrilico poliamide. Sono 50 grammi ogni gomitolo e sono 130 metri. A fine lavoro vi dirò cosa ne ho usata e vi metterò anche il link sotto al video nel box informazioni, il link che vi manda al filato se qualcuno fosse interessato a realizzarla col mio stesso filato. È una lana grossina, si lavora. Io ho lavorato, sto facendo questo progetto con l'uncinetto numero 7, poi mi servirà logicamente un metro da sarta per le misure, mi servirà un ago da lana solo per cucire le spalle e una forbice per tagliare le codine e nasconderle. Allora, per la realizzazione di questa giacca, nella taglia SM, che mi dà come circonferenza totale, poi vi spiego anche com'è fatta, mi darà una circonferenza totale di circa 92 centimetri, anche 94, dunque verrà totale 60, però si può anche fare più lunga. L'importante, se uno lo vuole più lungo, va allungata questa parte adesso che vi spiegherò. Questa è una taglia SM. Io ho lavorato su un multiplo di 3 più 2, cioè ogni punto è di 3 maglie, poi i 2 in più sono uno per l'inizio e uno per la fine. Ho montato quindi 80 maglie e vi spiego la divisione. La divisione è 6 motivi sul davanti, 6 motivi sull'altro davanti, 14 motivi sul dietro, vedete? Quindi quando noi andremo ad accostare, perché è un pezzo unico, faremo prima questo rettangolo, avremo una parte davanti, cioè non andremo a combaciare le due parti, resterà un motivo in più rispetto al davanti, sia a destra che a sinistra, quindi i 14 dietro e 6 che fa 12 davanti. In caso voi avete bisogno di una taglia maggiore, io vi consiglio di aumentare ogni taglia
Per esempio, se volete fare una ML, aggiungete 2 motivi sul dietro, quindi invece sul dietro di averne 14 ne avrete 16, e 1 e 1 sul davanti, quindi invece di avere 6 avrete 7 e 7 più, quindi devono essere sempre pari, 2 dietro e 2 davanti, ma però non uguali, perché appunto qui c'è una parte che andremo a lavorare alla fine della giacca. Per la mia taglia ho montato una catenella di 80 punti che equivalgono a 14 più 12, 26 motivi, per 3 fa 78, più i 2, perché vi ho detto che è un multiplo di 3 più 2, che sono l'inizio e la fine. Io ho già fatto la parte traforata, è un pannello unico che andrà chiuso in questo modo. Sono andata già a lavorare i 37 cm di punto traforato. Quando arriveremo a 37 cm, in caso la volete lunga come la mia, se volete farla più lunga aumentate la lunghezza del motivo traforato. Quando sarete arrivati alla vostra lunghezza ideale, perché logicamente una taglia maggiore ha anche una lunghezza maggiore, quindi dovete, oppure alla rovescia ma minore, dovete insomma basarvi sulle vostre misure. Quando arriverete ad aver lavorato questo rettangolo col punto traforato, partiremo a fare la parte del sottoseno con una mezza maglia alta, con giri di andata e ritorno di mezza maglia alta. Anche questo pannello è lavorato in giri di andata e ritorno. Ora io vi faccio vedere la partenza e il punto, che poi si ripeterà, è un punto di 2 giri solamente, che si ripeteranno fino alla vostra lunghezza desiderata della parte traforata. Per farvi vedere però il punto, io andrò a lavorare, come io faccio sempre, una lana più sottile e di tinta unita. Quindi io adesso monto nella mia taglia SM 80 catenelle, quindi faccio il mio nodo d'inizio. È un punto semplicissimo ma di grande effetto, anzi ve lo volevo fare vedere un po' più da vicino. Vedete? È un punto incrociato ma diverso dal solito, è molto d'effetto. Volendo si può usare anche, se piace di più la parte interna, è double face. Allora noi adesso facciamo la nostra catenella di 80 maglie e poi ci troviamo qui. Volevo dirvi che la misura SM risulta tale con il filato che io ho lavorato, e dovete regolare se avete un filato diverso, e che comunque la taglia cresce sempre di 2 in 2, tenendo presente che il davanti è uno in meno della metà del dietro. Per esempio io qua ho 14, il dietro di motivi ne ho 14, che diviso per 2 mi dà 7, ma i motivi davanti sono 6. Se aumentate di 2 il dietro, che diventa 9, il mezzo davanti sarà di, no aspettate, 14, 16, quindi la metà 8, ma la metà davanti sarà di 7, e via così. Se avete bisogno di invece 18, per arrivare alla vostra lunghezza avete bisogno di 18 motivi sul dietro, la metà di 18 è 9, la parte davanti sarà 8, 8 a destra e 8 a sinistra. Io adesso ho fatto la catenella di 80 maglie, naturalmente viene più piccola perché ho usato un filato molto più piccolo. Allora il primo giro sarà formato da tutte maglie basse, quindi entrando direttamente nella prima catenella che troviamo cominciamo a fare delle maglie basse. Aspettate che qui una,
in ogni catenella andiamo a fare una maglia bassa. Quindi facciamo tutto il giro di maglie basse, vedete, ogni catenella andremo a fare una maglia bassa, un'altra maglia bassa e un'altra maglia bassa. Ci troviamo alla fine del giro per continuare. Ho fatto il primo giro di 80 maglie basse, ora ho girato il lavoro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, la prima non la lavoro perché è quella delle 3 catenelle, conto altre 2 maglie, nella terza vado a fare una maglia alta, quindi una maglia alta, una catenella, carico il filo, ora torno indietro sul mio lavoro, salto una maglia, nell'altra vado a fare un punto alto allungato, quindi tiro su un po' il filo, l'asola, chiudo e chiudo la mia maglia alta, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella terza vado a fare la maglia alta, ecco qua, faccio una catenella, carico il filo, torno indietro sul mio lavoro, salto una maglia, nell'altra vado a fare la maglia alta allungata, così si deve incrociare, quindi deve essere un pochino allungata. Di nuovo carico il filo, salto 1 2 3, nella terza vado a fare la maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, torno indietro sul mio lavoro, salto una, nell'altra faccio la mia maglia alta allungata e vado avanti così fino alla fine del giro. Ci troviamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ora facciamo l'ultimo punto incrociato, quindi carico il filo, salto 2 maglie, nella terza vado a fare la maglia alta, faccio una catenella, carico il filo, torno indietro sul mio lavoro, salto una maglia, entro nell'altra sottostante, allungo un po' il filo e faccio una maglia alta, carico il filo e finisco il giro facendo una maglia alta nell'ultima maglia bassa sottostante che mi rimane. Ecco qua. Ora giriamo il lavoro e partiamo col punto vero e proprio, cioè con i 2 giri che verranno ripetuti fino alla lunghezza desiderata della parte traforata della giacca, perché i primi 2 giri erano i giri di base come partenza, ora il punto cambia e sarà quello che verrà ripetuto. Quindi vi faccio vedere come distribuire le maglie basse sui punti incrociati. Allora, nella prima maglia alta andiamo a fare direttamente una maglia bassa, entrando con l'uncinetto direttamente, senza catenelle. Poi facciamo una maglia bassa nella maglia alta sottostante seguente, una maglia bassa nella catenella di separazione che ha formato un piccolo anello, andiamo a fare, entriamo dentro e facciamo una maglia bassa sulla maglia alta sottostante seguente, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante seguente e di nuovo incontriamo la catenella che ha formato un piccolo arco e andiamo dentro nell'arco e facciamo una maglia bassa sulla maglia alta sottostante seguente e così via, e terminiamo il giro lavorando in questo modo. Ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ora terminiamo le nostre ultime maglie basse
una sull'ultima maglia alta sottostante e l'ultima sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro precedente. Ecco, ora giriamo il lavoro e vi mostro la lavorazione del punto vero e proprio, quello che voi insieme al giro di maglie basse, infatti sono solo 2 giri da ripetere, sarà il punto che dovete continuare a ripetere per la vostra giacca. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, ora conto, non conto la prima ma conto dopo, 1, 2, nella terza mi andate a fare, nella terza maglia sottostante mi andate a fare una maglia alta, poi mi fate la catenella e fino a qua è uguale a prima. Ora però il punto, carichiamo il filo, lo andiamo ad incrociare, non sulle maglie basse, ma andiamo ad incrociarle in questo forellino. Allora vi faccio vedere meglio. C'è un forellino che si è creato qui, nell'incrocio precedente, usciamo, allunghiamo, perché si deve incrociare, allunghiamo l'asola e chiudiamo come una semplice maglia bassa. Quindi siamo andati a puntare l'uncinetto in questo punto qua, non qui sulla maglia bassa ma sotto, in corrispondenza del giro precedente, ma in questo buchino, vedete, guarda, questo vi faccio vedere, qui si vede meglio. Adesso lo riproviamo. Allora carichiamo il filo, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2 e 3, nella terza facciamo una maglia alta, una catenella, carico il filo, quel buchino che c'è qua, questo, andiamo a puntare lì l'uncinetto, quindi entriamo qua sotto, prendiamo il filo, lo allunghiamo e chiudiamo come una semplice maglia alta, quindi di 2 e di 2. Ve lo faccio vedere ancora. Allora, carico il filo, salto 2 maglie di base sottostanti, nella terza vado a fare la maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro in questo archetto che si è formato naturalmente lavorando prima, entro del punto incrociato sottostante, allungo e chiudo di 2 e chiudo di 2. Questo è il punto che si è andato a creare. Vi faccio vedere l'ultima volta, carico il filo, salto 2 maglie, nella terza sottostante punto l'uncinetto e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, entro in questo punto sottostante dell'incrocio sottostante, allungo, che si deve incrociare, e chiudo di 2 e poi di 2. Vi continuate con questa lavorazione fino alla fine del giro e ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio l'ultimo motivo, carico il filo, salto 2 maglie, nella terza maglia alta, una catenella, carico il filo, entro in questo buchino qua sotto, allungo, chiudo di 2, chiudo di 2 e l'ultima maglia alta vado a farla nell'ultima maglia bassa sottostante. Ok, allora questo è il punto che risulta. Voi dovete ripetere gli ultimi 2 che vi ho fatto vedere, quindi il giro di maglia bassa e il giro dell'incrocio del secondo incrocio che vi ho fatto vedere. Questi 2 giri li dovete ripetere sulla vostra giacca fino alla vostra lunghezza ideale. Quindi adesso io metto da parte il campione, questa è la giacca,
io adesso conto quanti motivi ho ripetuto per arrivare a 37 cm di punto traforato, che è la lunghezza che vuole mia figlia, però voi potete allungarvi fino a che volete, oppure anche farla più corta, fare un giacchino corto. Allora, io ho ripetuto, adesso io conto, ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 motivi, 12 motivi. E però ho finito, l'ultimo giro l'ho fatto di maglie basse. Ora cominciamo a fare il sottoseno. Quindi io adesso mi attacco direttamente sulla giacca e continuo con il filo originale della giacca. Da qui in poi lavoreremo dei giri di andata e ritorno. Adesso non so ancora quanti me ne serviranno per raggiungere lo scalfo. Per adesso da qui alla misura dello scalfo faremo semplicemente dei giri di andata e ritorno con una mezza maglia alta. Quindi carico il filo, faccio 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e poi comincio a lavorare, carico il filo, comincio a lavorare su ogni maglia bassa sottostante una mezza maglia alta. Quindi cominciamo a lavorare le mezze maglie alte. Quindi carico il filo, entro nella maglia bassa sottostante, chiudo tutto con una gettata. Questa è la mezza maglia alta. Carico il filo, esco e con un gettato chiudo tutto. Carico il filo, entro nella maglia bassa sottostante e con un gettato chiudo tutto. Arrivate così, mi confondo con la maglia bassa, arrivate così fino alla fine del giro e poi ripetete, girate il lavoro, fate le 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e continuate in giri di andata e ritorno fino alla misura dove cominceremo a dividere per fare lo scalfo. Quindi adesso io vado avanti per un certo numero di giri, dopo vi dirò quanti, però anche quello lì è facoltativo in base alla misura, in base alla come vi piace la lunghezza della giacca, e poi vi farò vedere come dividere il davanti col dietro. Praticamente proseguiremo prima, sospenderemo le maglie del davanti e proseguiremo con un pannello sul dietro e poi faremo anche separatamente prima il davanti di destro poi il davanti di sinistro, sempre con la mezza maglia alta. Ecco qua la giacca, la nostra giacca. Allora io mi sono allungata per 6 giri in andata e ritorno di mezza maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedo dopo qua c'era l'ultima maglia bassa dei motivi, per un totale di circa 10 cm. Ora sono arrivata allo scalfo e ho una lunghezza di circa, dunque erano 37, quasi 47 cm, quindi è una buona lunghezza per una giacca. E sono arrivata agli scalfi. Ora vi spiegherò come suddividere la parte davanti dalla parte dietro per proseguire separatamente. Io ho una taglia SM, però se capite il sistema sarà facile anche per qualsiasi taglia. Allora, noi abbiamo detto che nel caso della SM è stato montato, sono stati montati 6 motivi davanti, cioè da qui a qui, e 14 motivi dietro, e 6 motivi a destra e 6 motivi a sinistra sul davanti. Quindi cosa faccio? Ogni motivo è un multiplo di 3, quindi 6 per 3
18 più 1 che era l'inizio e anche l'inizio di qua 19. Se vi trovate con una taglia maggiore che avete sul davanti 7 motivi, fate 7 per 3 21 più 1 22. Se avete 8 motivi sul davanti, sul metà davanti, fate 8 per 3 per 8 24 1 25. Io ho quindi 19 perché sono 6 motivi più 1, quindi 6 per 3 18 più 1 19. Cosa vado a fare? Vado a contare partendo dal centro 19 maglie, mezze maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Tra la 19 e la 20 io metterò il mio marcapunti, che infatti servono anche 2 marcapunti per confezionare questo maglioncino. Poi andrò dall'altra parte e da qui, dal centro, conterò ancora le mie 19 mezze maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tra la 19 e la 20 inserisco un dito, così non mi sbaglio, e metto il mio marcapunti. Quindi adesso andremo a lavorare separatamente. Io qua ho la catenella ancora del giro che ho finito, quindi qua direttamente vado a proseguire senza tagliare il filo. Qua invece nella parte dietro e nell'altra parte davanti dovrò tagliare il filo e mi attaccherò sulla prima dove c'è il marcapunti, oppure posso anche cominciare da qua e mi fermerò sull'ultima prima del marcapunti. Comunque adesso facciamo la parte dove non trovo più l'uncinetto. Allora andiamo a fare questa parte qui dove c'ho ancora il filo attaccato, che non l'ho tagliato, e vi faccio vedere. Arriveremo fino al marcapunti. Quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, carico il filo e comincio il mio giro di mezze maglie alte, quindi arriverò fino al marcapunti. Adesso lo facciamo insieme, che non è molto largo il davanti perché è anche una taglia stretta, così vi faccio vedere tutte mezze maglie alte. E anche il dietro dopo andrete ad attaccare il filo, a ricollegarvi con il filo per fare la parte dietro separatamente. Naturalmente le 3 parti avranno gli stessi numeri di giri e quindi daranno la stessa misura, la stessa altezza. Poi dopo, adesso non so neanche ancora, devo vedere quanti giri mi servono per arrivare a uno scalfo un po' non troppo piccolo, perché essendo una giacca deve risultare un po' abbondante. Ora sono quasi arrivata al mio marcapunti, quindi andrò a fare l'ultima mezza maglia alta sull'ultima, questa è l'ultima, quindi sull'ultima mezza maglia alta sottostante prima del marcapunti. Quindi adesso conto, vediamo se sono giusti: 2 4 6 8 10 12 14 16 e 3 19. Perfetto. Ora giriamo il nostro lavoro e proseguiamo in giri di andata e ritorno. Quindi mi alzo con 3 catenelle, no, 2 perché sono mezze maglie alte, e proseguo
con le mie mezze maglie alte. Arriverò qui, anche qui stessa cosa, giro il lavoro, faccio le 2 catenelle e riparto. Io adesso lavorerò le 3 parti separatamente, naturalmente con gli stessi numeri di giri di tutte mezze maglie alte. Quando avrò finito vi farò sapere, nel caso della mia taglia, quanti giri ho fatto e quanti centimetri ho realizzato con questi giri che farò. Quindi adesso io vado avanti e ci vediamo fra un po'. Allora, una cosa che vi devo dire è che naturalmente lo scalfo, la lunghezza di uno scalfo di una taglia SM non è come una taglia ML o XL, naturalmente ci sarà da allungarsi di alcuni giri se è uno scalfo di una taglia maggiore, anche calcolando che essendo una giacca deve avere qualche centimetro di margine in più per essere indossata su un maglione o su una camicetta. Ok, ora prima di continuare vi do delle spiegazioni necessarie. Io ho finito di lavorare i 3 pannelli separatamente, quindi vedete uno, il secondo di qua che ho già fatto la manica perché così adesso ve la spiego bene perfetta che deve venire giusta, perfetta, e il pannello dietro. Mi sono alzata quindi su tutti i 3 pannelli per 13 giri da qui alla spalla e mi danno 20 cm di scalfo nella mia taglia SM. Io consiglio un giro in più per le taglie maggiori e anche 2. La giacca complessivamente ora dal fondo alla spalla misura 67 cm. Ora andremo a posizionare dunque i marcapunti che c'erano per dividere la parte davanti con dietro, li ho tolti e sono andata a posizionarli sulla parte dietro della giacca, sempre nello stesso modo, cioè contando dal fianco della giacca, dalla fine della giacca, i 19 punti che erano l'equivalente di 6 motivi per 3 catenelle ciascuno che faceva 18 più la maglia centrale, e quindi ho contato da qui 19 andando verso il centro e ho posizionato il marcapunti tra la 19ª e la 20ª maglia, e uguale ho fatto sull'altra spalla contando dall'esterno verso 19 punti verso l'interno, ho messo il marcapunti tra la 19ª e la 20ª maglia. Dunque, per quanto riguarda il lato diritto del lavoro, io ho preferito dalla parte dove vedete la maglia, il giro di maglie basse a rovescio. A me è piaciuto questo perché è reversibile, questo lato. Quindi per cucire la spalla ora andremo a girare il lavoro. Qui vedete ho già finito, manca solo il contorno per fare il collo montante. Ora andremo a girare sul rovescio il lavoro e vi farò vedere a cucire la spalla. Sono sulla parte rovescia del lavoro, adesso cuciremo la spalla. Ho preso un po' di filo della stessa lana con un ago da lana e entrerò nei primi punti della spalla. Farò un altro giro per fermare il filo, ho fatto un piccolo nodo. Ora andrò a prendere, qui ci sono 19 maglie, vedete che questo arriva giusto al marcapunti, ed entrerò in ogni maglia fino alla fine della cucitura. Quindi
prenderò le maglie dall'esterno e cucirò, le prenderò a pari e cucirò senza tirare eccessivamente la mia spalla, quindi entrerò dall'esterno prendendo la catenella esterna e andrò avanti a cucire fino al marcapunti dove si uniscono, dove finisce l'unione delle due parti. Questo è il lavoro come si presenta dalla parte diritta, non si vede la cucitura, si vedono solo le catenelle che si avvicinano. Ho girato il lavoro, sono sulla parte diritta, questa è la cucitura. Ora andremo a distribuire le mezze maglie basse, le mezze maglie, scusate, alte sul giro manica per formare la mia manica. Ne metteremo su 51 che diviso i 3 mi dà 17 motivi, quindi dopo arrivati al momento di iniziare con i giri di motivi ci saranno già le maglie giuste per la suddivisione. Quindi faccio il mio nodo d'inizio, inizio sulla parte dietro circa dove volete, a metà oppure vicino allo scalfo, sulla parte dietro. Allora, per distribuire le maglie uniformemente io inizio da dove c'è la mezza maglia alta, vedete che ha formato questo forellino, quindi inizio qui, mi aggancio con una mezza maglia bassa e comincio il mio lavoro. Mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e le distribuirò in questo modo. Tra l'unione dei 2 giri c'è un altro forellino, vedete? Quindi carico il filo e faccio una mezza maglia alta in quel forellino e una mezza maglia alta la vado a fare dove c'è la mezza maglia alta trasversale, qui. Carico il filo, un altro lo vado a fare nel foro, questo che si è creato tra un giro e l'altro, e un'altra mezza maglia alta sempre qui dove c'è la mezza maglia alta trasversale. Quindi diciamo che ogni giro vengono montate due mezze maglie alte. Adesso vi faccio vedere invece, vedete che sono già arrivata allo scalfo sotto all'ascella. Questo è l'ultimo giro dello scalfo, andrò a fare quindi, carico il filo, andrò a fare nella unione dei 2 giri una mezza maglia alta e un'altra la vado a fare qui dove c'è la mezza maglia alta trasversale. Allora, qui inizia l'altro giro dello scalfo dell'altra parte e qui mi ritrovo due maglie. Queste 2 maglie le vado a fare insieme, quindi carico il filo, entro nel primo foro ed esco, carico il filo, entro nel secondo foro lateralmente ed esco e chiudo tutto e faccio 2 mezze maglie alte chiuse insieme. Ora ripartiamo nell'altro senso, quindi carico il filo, una mezza maglia alta nella prima maglia alta mezza maglia alta trasversale e continuo facendo la mezza maglia alta nel punto di unione, che aspettate che qua non, questo sotto, ecco qua, e una mezza maglia alta
nella maglia, mezza maglia alta laterale, e ancora una mezza maglia alta nel punto di unione e una mezza maglia alta nella maglia alta trasversale. In questo modo raggiungo la spalla. Quando siamo arrivati alla spalla vi faccio vedere come distribuire le maglie. Sono all'ultimo giro prima della cucitura. Entro nell'unione dei giri e faccio una mezza maglia alta e un'altra la faccio sulla maglia laterale. Ora carico il filo, faccio una mezza maglia alta nell'unione dove c'è la cucitura, sulla cucitura, l'unione delle due parti. Vedete? E poi vado a fare la mezza maglia alta nella prossima che trovo e continuo. Qui c'è il punto di unione, qui c'è la mezza maglia alta laterale, qui c'è il punto di unione, mezza maglia alta laterale, e arriviamo, adesso arrivo alla fine del giro, poi vi faccio vedere. Sono arrivata alla fine del giro, sono a 50 mezze maglie alte, mi rimane l'ultima della unione dei giri, quindi carico il filo, faccio l'ultima che fa, no, non è qui 51, che sono divisibili per i motivi, e mi vado a chiudere nella seconda catenella che sostituiva la prima mezza maglia alta. Contate magari man mano che montate questo giro, in modo di aggiustarvi eventualmente se vi mancano o avete in eccesso. Devono esserci su questa taglia 51 mezze maglie alte. Nel caso di taglie superiori o inferiori cercate un po' di distribuire i punti in modo che ci sia che sia possibile suddividere per 3 il totale delle vostre mezze maglie alte e che non diventi eccessivamente riccia la manica, deve risultare un lavoro omogeneo. Allora, in questo modo voi continuate per 13 giri di mezze maglie alte, comprese di questo giro. Quando arrivate a 13 giri ci ritroviamo qui che continuiamo per la suddivisione. Vedete che qua la manica a un certo punto parte il punto traforato e faremo questo pezzo di punto traforato nella manica. Allora ragazze, abbiamo lavorato i 13 giri con la mezza maglia alta. Siamo a circa 19 centimetri, controllo bene, sì, a me hanno dato con questo filato 19 centimetri e una larghezza, vi faccio anche vedere la larghezza perché è una manica un pochino larghetta, una larghezza di la metà di 24 centimetri, quindi 48 totale. Ora iniziamo a lavorare il punto traforato e lo lavoreremo fino al polsino. Mentre nella giacca il punto traforato l'abbiamo eseguito in giri di andata e ritorno, ora lavoreremo in tondo, quindi vi faccio vedere come montare i motivi in tondo. Io mi sono chiusa nell'ultimo giro con una mezza maglia bassa sulla prima maglia. Ora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e con una catenella che è quella di separazione del punto. Carico il filo, torno indietro di una maglia, nella seconda entro e faccio la maglia alta allungata, così. Ecco qua. Ora carico il filo,
ero qui, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare la maglia alta. Mi fa un po' arrabbiare oggi il filo, ecco qua, ok. Ora la catenella di separazione, carico il filo, torno indietro, salto una maglia, nella seguente la mia maglia alta. Quindi il primo giro sarà uguale al primo giro che avevamo fatto nella lavorazione del corpino, della giacca. Poi con i giri seguenti vi farò vedere che si andrà a puntare l'uncinetto non più sulla linea retta ma sotto. Quindi adesso noi continuiamo a distribuire, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza maglia alta, catenella di separazione, carico il filo, torno indietro di una, la salto, nella seconda la maglia alta, un po' allungando il filo. Continuo così fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi sono usciti giusti i motivi in base alle maglie sottostanti, mi vado a chiudere nella terza catenella di inizio giro. Ora dobbiamo fare le maglie basse, quindi ci alziamo con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa, oppure possiamo anche fare questo lavoro qui, entrare direttamente nella maglia e fare una maglia bassa dentro alla catenella, quell'archetto che ha formato la catenella di separazione, una maglia bassa sull'altra maglia alta di sinistra del motivo e poi riprendiamo maglia bassa sulla maglia alta di sinistra sottostante sulla maglia alta destra del motivo, una maglia bassa dentro alla catenella, all'archetto che si è formato, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante di sinistra, riprendiamo una maglia bassa sulla maglia alta sottostante di destra del motivo, una maglia bassa nell'archetto che ha formato la catenella di separazione, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante di sinistra del motivo. Continuiamo così per tutto il giro, ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime maglie basse. Allora, nel mio caso, che ho fatto una manica di questa dimensione e usando il filato, lo mio stesso filato, sulla manica sono riuscita a montare giusti, perfetti, divisi perfettamente, 17 motivi. 1, 2, questi sono i motivi. Quindi adesso vado a fare l'ultima maglia bassa e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima catenella, o no, in questo caso era una maglia bassa perché avevamo iniziato con la maglia bassa direttamente. Allora adesso per cominciare questo giro e i prossimi mi sposterò con delle mezze maglie basse di 3 punti, quindi 2 l'ho fatto, ecco qui siamo sul 3 perché con questo motivo si torna indietro, quindi mi devo spostare in avanti per tornare indietro. Ora faccio le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, carico il filo e adesso da ora in poi si va a puntare il filo sotto, non qua sulla catenella delle maglie basse ma qua sotto nel motivo, come comunque abbiamo fatto nella giacca, perché il procedimento è così con questo punto qua. E la prima volta si eseguono gli incroci sulle maglie basse, dal secondo motivo in poi si va a puntare nel forellino sottostante, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare la maglia alta,
una catenella di separazione, carico il filo e vado a puntare in questo forellino che si è venuto a creare nell'incrocio sottostante e incrocio e faccio la mia maglia alta. Faccio vedere un'altra volta, carico il filo, salto 1, 2, nella terza maglia alta, una catenella di separazione. Questo è il foro, questo vedete, a volte si vede grande, a volte è più piccolo, ma è questo qua lateralmente della maglia alta dell'incrocio. Quindi carico il filo e vado in questo foro, incrocio e faccio la maglia alta. Ecco, terminate il giro e proseguite con un giro di questo incrocio, questo secondo che vi ho fatto vedere, e un giro di maglie basse. Adesso vi dirò, perché ho già fatto una manica, quanti motivi ho ripetuto. Andiamo a contarli nella manica già lavorata, compresi dall'inizio fino al polsino. Io ho eseguito, ho ripetuto, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivi. Naturalmente a me serviva questa lunghezza. Questo è in base alla lunghezza della manica che dovrete raggiungere. In più, nell'ultimo motivo vi fermate, qui c'è il polsino, vi fermate all'incrocio, non fate l'ultimo giro di maglie basse perché poi andremo a fare la diminuzione per il polsino. Ok, adesso volevo farvi vedere anche a fare il bordo dello scollo e della giacca, e poi in ultimo faremo il polsino. Adesso proviamo a fare insieme il contorno della giacca per vedere di quante maglie abbiamo bisogno. Allora, facciamo il nostro nodo d'inizio. Ecco qua, e ci attacchiamo. Questo è il fondo della giacca, il bordo in fondo, è il primo giro della giacca di maglie basse, e ci attacchiamo. Vediamo di attaccarci un po' bene, così non fa difetto. Prendiamo 2 maglie, ecco qua, ci attacchiamo. Dopo faremo, forse anche vedrò il bordino in fondo, ci attacchiamo con una mezza maglia bassa, poi aggiustiamo tutto, ecco il lago. Allora ci alziamo, andiamo a fare delle mezze maglie alte, quindi ci alziamo con 2 catenelle e la prima, questa sostituisce la prima, la seguente la andiamo a fare sul laterale della maglia bassa. Vediamo come, se viene fuori giusto. Poi una mezza maglia alta andremo a farla nel foro tra un giro e l'altro, una maglia bassa nell'arco che troviamo, mezza maglia alta non basta. Qui abbiamo dunque, si vedono, vedete, 2 forellini. Proviamo a entrare in questi 2 fori e fare 2 mezze maglie alte, vediamo come viene. Quindi una lo faremo qui e l'altro lo faremo nell'altro forellino. Una mezza maglia alta nell'arco seguente. Vediamo, forse c'è, no, proviamo così, vediamo come salta fuori, se fa i difetti. Una mezza maglia alta in questo foro che trovate
seguente. Per il momento non dà problemi. Poi una mezza maglia alta qui dove c'è il giro di maglie basse, sono tutte mezze maglie alte. Se mi sbaglio, magari dico maglia bassa, a volte può capitare, scusatemi. Allora, quindi andiamo a fare due mezze maglie alte nell'arco grande. Mi sembra che così vada bene. Proseguiamo, vediamo se fa difetto o se va bene. Ok, una mezza maglia alta in questo forellino, vediamo se va meglio con le due o con l'una, che qui abbiamo fatto una mezza maglia alta nella maglia bassa, nel giro di maglie basse, due mezze maglie alte nell'arco grande, che troviamo una e due, una mezza maglia alta in questo forellino di giunzione tra i due giri, una mezza maglia alta nella maglia bassa, nel giro di maglie basse. Mi sembra che vada bene così. Due mezze maglie alte nell'arco che si è formato grande, seguente. C'è un peletto. Facciamo un pezzettino così vediamo. Una mezza maglia alta in questo forellino che si è creato tra un giro e l'altro, una mezza maglia alta nella maglia bassa, nel giro di maglie basse. Allora, vediamo se fa le onde. Io penso che vada bene. Adesso proverò ad arrivare qua e vediamo dove inizia, dove finisce il motivo traforato, vediamo come viene. Allora, io ho provato e va bene con le due mezze maglie alte nell'arco grande. Quindi adesso vi spiego bene e farete questo sulle due parti dei bordi traforati. Quindi una mezza maglia alta nel buchino che si trova qui di giuntura tra un giro e l'altro, una mezza maglia alta nella maglia bassa, nel giro di maglie basse, e due mezze maglie alte nell'arco grande, una e due. Riprendiamo, una mezza maglia alta nel forellino che si è creato tra un giro e l'altro, una mezza maglia alta nel giro di maglia bassa e due mezze maglie alte nell'archetto grande, una e due. Ora siamo arrivati sul cambio del punto e qui cambia anche il modo di disporre le nostre maglie per il bordo. Quindi da qui in poi iniziano i giri di mezze maglie alte. Faremo una mezza maglia alta nel punto di unione, quel buchino di unione che si forma tra un giro e l'altro, e una mezza maglia alta nel giro di mezza maglia alta. Quindi una maglia nel forellino e una maglia nel giro, nell'archetto che ha formato il giro, una maglia nel forellino e una maglia nel giro, una maglia nel forellino e una maglia nel giro.
e con questo arriveremo adesso fino alla cucitura della spalla. Siamo arrivati sulla cucitura della spalla, vedete, è questa. Ora faccio le ultime 2 mezze maglie alte, una nel foro e una nel giro di maglie basse. Togliamo i 2 marcapunti che avevamo messo sullo scollo e andiamo a fare una mezza maglia alta sulla cucitura, cioè nella cucitura, in questo modo. Mezza maglia alta nella cucitura. Poi facciamo le 4. I marcapunti segnavano solamente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sì, sono 4 comunque, quindi facciamo 4 mezze maglie alte, una su ogni maglia, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi facciamo la mezza maglia alta nella cucitura, qui in mezzo, e cominciamo da capo tornando indietro dall'altro lato. Quindi una mezza maglia alta nel giro di mezze maglie alte, una mezza maglia alta nel forellino, una mezza maglia alta nel giro di mezze maglie alte, una mezza maglia alta nel forellino e via così. Arrivate fino al fondo dell'altro lato, cambiando dove trovate il punto traforato, cambiando il modo di suddivisione di queste mezze maglie alte. Ci ritroviamo alla fine sul bordo della giacca, in fondo. Sono arrivata alla fine dell'altro lato, sono sul bordo finale della giacca, il fondo. Vado a fare 2 mezze maglie alte sul giro di maglia bassa, vedete? Ora giro il lavoro e riprendo facendo un altro giro completo fino cioè girando tutto intorno allo stesso giro che abbiamo fatto adesso. Quindi mi alzo con 2 catenelle e caricando il filo comincio lavorando, vediamo se non nella prima, vedete, nella seconda che vedete. Allora, ho fatto le catenelle, non qua, iniziate a lavorare le mezze maglie alte qui, nel secondo, perché il primo era la catenella, quindi carico il filo, non vado qui ma qui e comincio a fare il mio secondo giro di mezze maglie alte, una su ogni mezza maglia alta sottostante. E arrivo anche qui alla fine dell'altro lato, dopodiché rigiro il lavoro e ricomincio ancora con questa lavorazione, poi rigiro un'altra volta, praticamente sono 4 giri. Quando avete fatto i 4 giri completi di andata e ritorno di mezze maglie alte, ci ritroviamo qua per fare un bordino finale. Allora ragazze, io adesso ho finito l'altra manica, ho finito i motivi traforati, sono 11 come l'altra manica. Non ho eseguito l'ultimo giro di maglie basse perché adesso le andremo a fare diminuendo, perché dobbiamo arrivare a questa misura del polsino. Allora la manica dal
dall'attaccatura fino alla fine qua dei motivi mi dà 50 centimetri, finita con il polsino arriverà ad una lunghezza di 53 centimetri. Questo era per la mia taglia. Se voi dovete allungare la manica, vi allungherete di un motivo o di quello che vi serve. Adesso, prima di finire il contorno della giacca, vedete qua ho fatto, come vi ho spiegato, i giri di mezze maglie alte. Poi andremo a fare l'ultimo giro di rifinitura. Prima però volevo finire la manica. Allora, questa manica ha 18 motivi e sapete che il motivo, ogni motivo ha una catenella di separazione. Adesso noi andremo a fare, in ogni catenella di separazione andremo a fare una maglia bassa, e il totale di queste maglie basse però mi darà 17, quindi noi dovremo aggiungere, aumentare di 3 durante il giro, un po' dove volete, omogeneamente, in ogni catenella, in 3 punti di queste catenelle, in 3 catenelle di queste delle 17 andremo a fare, invece di una maglia bassa andremo a fare 2, quindi da 17 più 3 arriverà a 20 e mi darà questa misura che è l'ideale per il mio polso. Quindi adesso cominciamo a fare questo bel polsino e stringiamo bene la manica. Allora cominciamo, adesso cambiamo, vediamo di, allora ci spostiamo con una mezza maglia bassa dentro a questo archetto che ha formato la catenella di separazione. In questa prima catenella, in questo primo arco, andiamo a fare una catenella che sostituisce la prima maglia bassa, oppure possiamo anche fare direttamente entrando nell'archetto una maglia bassa ed una seconda maglia bassa dentro questo primo archetto, così abbiamo già un primo aumento. Poi passiamo direttamente nell'altra catenella che ha formato l'altro archetto e facciamo una maglia bassa. Andiamo avanti così, in ogni motivo dove c'era la catenella che faceva la separazione facciamo una maglia bassa, quindi andiamo nell'altro e facciamo una maglia bassa e continuiamo così, ogni tanto però facendo degli aumenti. Adesso uno l'abbiamo già fatto, quindi magari ne faremo un altro aumento fra qualche motivo e così via, per un totale di 20 maglie basse. E ci troviamo qui, magari, ecco, qui ne facciamo un altro, che abbiamo già fatto una mezza manica, ne facciamo un altro, quindi 2 maglie basse nello stesso archetto di una catenella. E andiamo avanti fino alla fine del giro, ci ritroviamo con 20 maglie basse. Siamo alla fine del giro, mi chiudo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto con una mezza maglia bassa. Ora andiamo a fare, questo è il primo giro del polsino, in totale sono 3, andiamo a fare altri 2 giri di maglie basse, una maglia bassa su ogni maglia bassa, però prendendo, noi facciamo una catenella che sostituisce la prima, prendendo praticamente da dietro la catenella, non puntando davanti nella maglia bassa, ma prendendo solo la catenella da parte dietro, così. Quindi ogni maglia che troviamo prendiamo la catenella da dietro e facciamo un giro di maglie basse, che è il secondo, e poi ne faremo un altro che è l'ultimo, dopodiché al terzo giro del polsino taglieremo il filo e
fermeremo tutte le codine anche dei gomitoli che abbiamo usato, in modo che ci resta solamente da fare quel piccolo bordo intorno allo scollo della giacca. Allora, ho finito il polsino, adesso sono andata ancora sul bordo della giacca. Vedete, questo è il bordo della giacca. Ho finito i 4 giri che avevo spiegato prima. Vorrei fare adesso anche un altro giro qui sul bordo, perché risulta troppo sottile questo giro di maglie basse. Quindi da qui che siamo arrivati andiamo direttamente a continuare sul bordo, sul fondo della giacca. Però logicamente qui siamo nell'angolo, quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta, e andremo a lavorare in questo primo archetto, in questo primo spazio, una mezza maglia alta. Qui stiamo facendo il pezzettino della paramontura. Poi faremo una mezza maglia alta in questo forellino qua, cioè praticamente il sistema è sempre quello: una mezza maglia alta nel punto di giunzione dei 2 giri e una mezza maglia alta dentro allo spazio che si è creato del giro trasversale. Quindi una mezza maglia alta nel forellino di giunzione dei 2 giri. Scusate, qua c'è un nodo, dopo lo andiamo a nascondere. Poi una mezza maglia alta qui nel foro, nell'archetto, una mezza maglia alta nel punto di giunzione dei 2 giri. Qui non siamo entrati giusti, oh, sì. Una mezza maglia alta nel foro, vedete che non fa difetto. E ora arriviamo praticamente sul bordo della giacca in senso contrario, e quindi si presentano le catenelle d'inizio. Queste sono le catenelle d'inizio. Cominciamo facendo una mezza maglia alta su ogni catenella d'inizio ed arriviamo fino all'altra parte dove c'è questa paramontura, e faremo lo stesso lavoro anche sul pezzo di paramontura del lato opposto. Quindi ci troviamo alla fine del giro. Quindi continuiamo facendo questo lavoro qua di una mezza maglia alta su ogni catenella d'inizio della giacca. L'abbiamo praticamente prima lavorata così e adesso la lavoriamo in questo senso. Ok, ci troviamo alla fine del giro. Vi voglio far vedere come risulta la finitura, e intanto che mi ricordo vi dico che per fare questa taglia SM io ho usato praticamente tutta la confezione di 400 grammi del lotto della lana alpaca High Grizz, e quindi per una taglia maggiore, da questa taglia in poi serviranno 2 lotti di questo filato. Vedete, guarda, mi è rimasto questo e c'è ancora da finire il bordino, e quindi verrà usata praticamente tutta. Niente, continuiamo. Sono arrivata dall'altra parte, vedete, questa è l'altra paramontura. Ora facciamo un altro giro, torniamo indietro, così diventa più o meno come della stessa dimensione del laterale. Allora, quindi ci alziamo ancora con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, e ripetiamo
non entriamo nella prima perché è quella della catenella, entriamo nella seconda e ripetiamo il giro fino alla fine con le mezze maglie alte, una su ogni mezza maglia alta sottostante. Poi vedrò quale finitura è più elegante, più fine, un qualcosa di leggero per finire il bordo. Quindi ci ritroviamo, vedete, ci troviamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del secondo giro. Carico il filo, faccio una mezza maglia alta nella catenella che è quella che formava l'angolo del giro precedente, che sostituiva la prima mezza maglia alta. Allora io ho pensato di fare un altro giro, quindi girerò ancora il lavoro e farò un altro giro. Vi spiego il perché. Perché qui nello scollo abbiamo fatto 4 giri di andata e ritorno. Sul fondo, questo è il fondo della giacca, c'era già un giro di maglie basse che era il primo che iniziava la nostra giacca. Quindi facendo a questo già esistente altre 3 giri di mezze maglie alte raggiungiamo la stessa dimensione del bordo che abbiamo fatto intorno allo scollo e quindi esteticamente risulta più perfetta, più insomma precisa. Adesso noi giriamo il lavoro e facciamo ancora quindi la stessa cosa, quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la mezza maglia alta e ricominciamo, non la prima perché è quella delle catenelle, la seconda facciamo l'ultimo giro. Prima ho detto di farne solo 2, invece ne facciamo, ho pensato che appunto facendone 3 con quello già esistente diventano 4, si raggiunge la stessa, esteticamente sembra una bordura fatta non in un secondo momento ma contemporaneamente, insomma insieme a quella dello scollo, invece viene cominciata dopo. Adesso faccio un pezzettino così vediamo se risulta appunto l'effetto omogeneo come della larghezza uguale come lo scollo. Vediamo cosa salta fuori. A volte anch'io faccio degli esperimenti, perché quando si inventano, qui c'è un altro nodino, dopo lo nascondiamo bene, andiamo avanti ancora 2 o 3, vediamo come risulta. Ecco qua. Allora vediamo l'effetto finale del bordo. Qui c'è l'angolo e direi che sta meglio con 3 giri. Ci troviamo alla fine del giro e inizieremo qualcosina di leggero per finire, per proprio terminare la giacca. Sono alla fine del giro. Faccio la mia ultima mezza maglia alta sulla catenella che sostituiva la prima del giro precedente. Ora mi rigiro sul lavoro. In questo modo, girandoci un'altra volta, risulterà l'ultimo giro sul diritto. Mi sposto con delle mezze maglie basse questa non la contiamo perché è quella dell'angolo. Mi sposto nella seguente ed è una, mi sposto nella seguente ancora 2 e vado sulla terza. Facciamo
direttamente in questo foro una maglia bassa, 2 catenelle, un'altra maglia bassa nello stesso punto di base. Saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle di separazione, un'altra maglia bassa nello stesso punto di base. Salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle di separazione, nella stessa maglia di base un'altra maglia bassa. Viene una piccola conchiglietta. Con questo punto arriviamo fino alla fine dell'altro angolo e dopo vi faccio vedere a fare l'angolo. Siamo arrivati nell'angolo, nell'altro angolo. Saltiamo le ultime 2 e andiamo nella catenella che aveva formato la prima mezza maglia alta e qui facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso punto di base, 2 catenelle, giriamo, un'altra maglia bassa nello stesso punto di base e qui abbiamo fatto l'angolino. Ora qua ci troviamo non con la catenella di mezze maglie basse ma con il lato, quindi saltiamo questo archetto, andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso arco. Ok, ora facciamo la stessa cosa, saltiamo questo archetto, saltiamo l'altro e andiamo sulla prima catenella della prima maglia, questa qui che troviamo, prima maglia, mezze maglie alte, e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Ecco, ora siamo già sull'interno della giacca dove c'è il bordo che arriva fino alla scollatura e andremo avanti con questa lavorazione fino all'altro angolo, tutto intorno, e la lavorazione è sempre quella, quindi saltiamo, ora abbiamo le catenelle, li saltiamo 2 e andiamo nella terza e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base. Saltiamo 2 catenelle, nella terza una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso punto di base. Ci ritroviamo alla fine del giro qua sull'angolo per finire l'ultimo pezzettino. Sono arrivata alla fine del giro, sono sull'angolo, ora supero questo quadratino, vado nell'altro e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso quadratino e da qui direttamente andiamo a fare la maglia bassa qui sull'angolo, quindi faccio la mia maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso punto di base, ancora 2 catenelle, 1 e 2 e un'altra maglia bassa nello stesso punto perché dobbiamo girare e quindi servono più punti.
Ora ci uniamo con una mezza maglia bassa a questa prima maglia bassa che avevamo fatto, in questo modo. Rompiamo il filo, tagliamo il filo e lo fermiamo. Poi andrò a tagliare tutte le codine. Questa è la lana che mi è rimasta, questo pezzettino qua, questo gomitolino di 400 grammi. La giacca è finita, anche questo angolo risulta bene. Io penso che sia una bella giacca pesante, lavorata. E spero che questo progetto vi sia piaciuto anche questo. Io vi ringrazio tanto, tra l'altro stasera sto ancora registrando, spero che si sia messo a posto il canale YouTube perché c'erano dei problemi. C'erano dei problemi quindi di visualizzazione. Spero domani di poter registrare, di pubblicare questo tutorial. Iscrivetevi al canale, crescendo io posso continuare a proporvi tutorial, perché logicamente voglio anche sapere se i miei modelli incontrano il vostro gusto, se le mie spiegazioni sono chiare. Sono solo 3 mesi che ho aperto il canale, quindi anche io insomma ho bisogno di un riscontro. E se vi iscrivete cliccando anche la campanella, con i nuovi lavori vi arriverà la notifica al momento della pubblicazione. Io vi ringrazio tanto e alla prossima. Ciao care amiche.